Bene, partiamo con il tema di questa sera. Il tema di questa sera riguarda l'abbondanza e perché tengo molto a questo tema? Perché è un qualcosa di cui molto si parla. Attivare la famosa legge di attrazione per poter attivare la frequenza dell'abbondanza, per poter vivere nell'abbondanza. Mentre stavo registrando l'onda numero 44 del metodo ESC, che è questo metodo in cui ci sono 45 esercizi e 45 onde da fare, la 44esima onda riguardava specificatamente l'abbondanza. E lì mi è arrivata un'intuizione potente che voglio condividere con voi, ovvero che lavorare sull'abbondanza ci porta a uscire dal focus. Perché? Perché abbondanza vuol dire avere di più di quello che ci serve. E perché noi dovremmo avere di più di quello che ci serve? Ma soprattutto lavorare sull'abbondanza pone indirettamente l'accento sulla scarsità. Qual è il punto centrale? Non è lavorare sull'abbondanza, ma lavorare, imparare a riconnettersi con noi stessi ed essere nel flusso. Questo perché? Perché quando siamo nel flusso ci troviamo nel posto giusto al momento giusto. E può essere che in quel determinato momento stiamo vivendo anche una situazione di scarsità. Ma se io vivo nella frequenza e nella consapevolezza che quell'esperienza che sto vivendo è necessaria per arrivare al punto di destinazione collegato alla mia essenza, io sono nel flusso. E so che è molto complicato farlo, è molto complicato soprattutto quando si stanno vivendo delle situazioni devastanti da un punto di vista emotivo. Vivere nell'abbondanza non vuol dire soltanto vivere nell'abbondanza economica, vuol dire vivere in un'abbondanza anche di benessere. Ma anche qua è proprio lo switch, cioè perché dovremmo avere più di quello che ci serve? L'avere più di quello che ci serve è legato ad una paura di fondo, quella di poter affrontare dei momenti di scarsità. Quindi io accumulo con un'idea. Nel momento che non ho molto di più di quello che mi serve e quindi sono a posto. E quindi questo crea un po' un effetto paradosso. E mentre stavo proprio registrando l'onda numero 44, mi è arrivata questa intuizione potente. E ho detto, ma caspita, è così semplice. È così semplice. Non è lavorare sull'abbondanza, è proprio in realtà lavorare sul togliere. Io non devo lavorare per avere di più di quello che mi serve, ma di contro io devo lavorare per togliere tutto quello, tutte quelle zavorre, tutti quei blocchi emotivi, quei blocchi energetici che non mi stanno permettendo di riconnettermi con me stessa e non mi stanno permettendo di vivere nel flusso. E spero di riuscire a trasmettervi questa intuizione che ho avuto perché è stata proprio potentissima. Più vado avanti, più mi rendo conto che dobbiamo proprio riformulare un sacco di termini, un sacco di parole e renderli più attuali con il momento presente. Quindi, al posto che dire voglio lavorare sull'abbondanza, è molto più potenziante dire voglio lavorare su di me. Voglio lavorare affinché io possa vivere nel flusso.
E per fare questo, le nostre amate My Energy Bars ci possono essere d'aiuto. Come ci possono essere d'aiuto? Con il protocollo di trasformazione alchemica. Quando utilizzare il protocollo di trasformazione alchemica? Quando siamo in un momento di profonda emotività o in un momento di profonda difficoltà. Non per modificare le cose, ma per andare a sciogliere quelle resistenze che non ci permettono di fluire attraverso la situazione che stiamo vivendo. Quindi è proprio un cambio di prospettiva. Non lavoro per togliere, non lavoro per eliminare, ma lavoro per fluire. E so che quando non sto fluendo, quando sto vivendo delle situazioni molto molto forti, sono in una fase o di blocco o addirittura di flusso paradossalmente. Immaginate l'acqua di un torrente. A volte alla luce del sole, a volte deve andare, deve passare sotto dei tunnel, a volte addirittura è sotto terra, eppure continua a scorrere. Non è che dici, in questo momento vedo buio, allora sono nel posto sbagliato. No, fluisce. E così deve essere la nostra attitudine. E non è semplice farlo. Non è semplice perché abbiamo tutta una programmazione, abbiamo tutta un'emotività bloccata e dobbiamo proprio riconnetterci con la nostra emotività, riconnetterci con la nostra umanità e accogliere anche questi momenti di fragilità, perché quando l'emotività è strettamente collegata al bambino e nel bambino c'è l'energia alchemica, c'è l'energia che ci alimenta. E allora nel momento che noi accogliamo le nostre emozioni, stiamo mandando un messaggio a quel bambino: ti sto accogliendo, ti sto permettendo di esprimerti in una prima fase. In una seconda fase deve subentrare il nostro adulto e dire: ok, questa emozione che sento è coerente con qui ed ora? Sì. Bene, ti accolgo e si attiva il genitore affettivo, ti autorizzo a manifestare questa tua emozione. Non è coerente? Bene, allora faccio un lavoro affinché possa sciogliere quel determinato blocco. Ed è meraviglioso perché a quel punto non siamo più in resistenza, non stiamo cercando di andare controcorrente, non stiamo cercando di essere la trota che vuole tornare all'origine per deporre le uova. No, ci lasciamo andare nel flusso perché sappiamo che comunque il punto di arrivo è quel mare che è collegato con la nostra essenza ed è liberatorio lasciare andare, è liberatorio autorizzarsi a piangere, è liberatorio autorizzarsi a ridere, è liberatorio autorizzarsi anche ad arrabbiarsi in certi momenti. Invece noi siamo molto spesso in contrazione. Quando le cose vanno bene, ci entusiasmiamo. Quando le cose non vanno bene, entriamo in resistenza perché abbiamo paura che non stiamo manifestando abbastanza, che non siamo abbastanza bravi. E invece noi siamo bravi a prescindere. Vi ricordate, molto spesso ho parlato di noi appena nati, di immaginarci proprio appena nati, di guardarci e di prenderci in braccio. Ecco, quel bambino è ancora dentro di noi, quella perfezione, quell'amore che quel bambino stimola nel vederlo e noi dobbiamo proprio lavorare su quello, quindi non sull'abbondanza, ma sul flusso. E quindi vado un po' controcorrente e vado controcorrente rispetto a questo discorso dell'abbondanza dopo averci lavorato una vita.
Dopo averci lavorato tantissimo in questo periodo, veramente tanto, e poi, boom, ho avuto proprio questa intuizione, ma che illusione pazzesca, perché io devo avere di più di quello che mi serve. Se io sono nel flusso, sono nel posto giusto, al momento giusto, e nel momento in cui ho di più di quello che mi serve, probabilmente perché mi servirà in un futuro, ma se non ce l'ho, non devo andare in ansia, perché se vado in ansia vuol dire che non mi sto affidando. Ed è forte, ma quando ho avuto questa intuizione mi è arrivato in un momento proprio in cui ero in questo momento un po' di ansietta rispetto a una determinata situazione. Nel momento che ho lasciato andare, magicamente, che poi sappiamo che magia non è, si sono sistemate due situazioni. Ho detto, ma caspita, vedi com'è pazzesca questa situazione, cioè è pazzesca. E dobbiamo continuare a ripetercelo, perché poi la programmazione che abbiamo, i blocchi che abbiamo sono tanti e van bene. Cioè nell'allora ricordiamo sempre che i nostri blocchi si sono creati per proteggerci, nell'là e nell'allora non avevamo i paradigmi per gestire un determinato tipo di emozioni. Ma oggi ce li abbiamo e possiamo prenderci cura di noi. Quindi stasera mi piacerebbe proprio con voi fare un protocollo di trasformazione alchemica. Lo potete fare su un momento in cui state percependo che siete in scarsità. Può essere una scarsità economica, può essere una scarsità affettiva, può essere anche una scarsità di salute, quindi non vediamo l'abbondanza solo come qualcosa legato al denaro, ok? Vediamo l'abbondanza come qualcosa legato al benessere. E può essere una cosa piccola o una cosa grande. Bene. Vi chiedo di prendere le My Energy Bars, di tenerle in mano in questo modo, di chiudere gli occhi, di fare un respiro profondo e di collegarvi con il vostro corpo, con le vostre emozioni, con la vostra energia. Fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento. Fate attenzione di non essere né sulle punte né sui talloni, piuttosto che a destra o a sinistra. Percepite proprio la pianta dei vostri piedi che tocca il pavimento. Percepite il vostro radicamento. Percepite che siete parte integrante di questo pianeta Terra. Percepite attraverso i vostri piedi che state occupando uno spazio nel mondo e avete tutto il diritto di occupare questo spazio nel mondo. Voi esistete e avete il diritto di farlo. E ponete attenzione anche alla vostra schiena che sia ben dritta, il collo dritto, il mento parallelo al pavimento. E anche qui percepite come vi estendete verso il cielo. Percepite come siete aperti all'energia del cielo, all'energia delle infinite possibilità.
Ora immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. E in questo stato di connessione e riconnessione iniziamo il nostro protocollo di trasformazione alchemica. Pensate ad una situazione, ad un momento della vostra vita in cui avete percepito scarsità, in cui avete pensato: voglio che l'abbondanza mi raggiunga. Può essere su un piano materiale, può essere su un piano affettivo, può essere su un piano di salute. Un momento in cui avete percepito che eravate senza energia, in cui avete percepito impotenza, in cui avete proprio detto ad alta voce: io non ce la posso fare. Ma oggi siete qui, a dimostrazione che ce l'avete fatta. E allora facciamo questo protocollo di trasformazione alchemica proprio su questa frase: io non ce la posso fare. Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione nel primo centro, il centro dell'essere. Immaginando una sfera rossa che si espande e si contrae alla frequenza del 3. Ripetete il libero, l'energia cristallizzata nel non ce la posso fare. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3.
Io sono energia che fluisce. Ponete ora la vostra attenzione nel vostro petto, all'altezza del cuore, nel centro del sentire, e immaginate una sfera di colore verde che si espande e si contrae alla frequenza del 6 e ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo al io non ce la posso fare, e lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. Io sento l'energia che fluisce. Io sento l'energia che fluisce in me e fuori di me. E rimanete in contatto con il vostro corpo. E infine portate la vostra attenzione all'altezza del terzo centro, il centro del creare. Immaginate una sfera di colore blu che si espande e si contrae alla frequenza del 9. E ripetete: creo ordine e coerenza in io non ce la posso fare, e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io creo 9. Io creo energia che fluisce, perché io sono energia. Io sono il generatore. Fate un respiro profondo e ora immaginate la sfera rossa, verde, blu
che si fondono in una sfera di colore bianco brillante e completamente avvolge la vostra persona. È una sfera che rigenera ogni vostra cellula. È una sfera che vi protegge e che vi aiuta a mettere quei limiti utili alla vostra rigenerazione. È quello spazio che vi permette di avere tutto quello che vi serve nel qui ed ora. Fate un respiro profondo e prima di aprire gli occhi, immaginiamo che queste nostre sfere si fondono tra loro in una sfera ancora più grande, ad una sfera che avvolge completamente noi. E ci autorizziamo a rigenerarci. Ci autorizziamo a generare energia, a donarla a chi è all'interno di questa sfera e ci autorizziamo a riceverla, perché nel flusso del dare si attiva il flusso del ricevere. Con la consapevolezza che quando siamo nel flusso e la nostra energia è bassa, possiamo attirare persone che ci donano la loro energia e a nostra volta la doneremo quando noi ne avremo la possibilità. E con questa consapevolezza di essere un generatore e di appartenere ad una famiglia, apriamo gli occhi. Bene. Bene. Come sempre sapete che parto con un'idea e poi in funzione di come si muove l'energia, entro nel flusso. Stasera tra di noi c'è una persona che sta vivendo una situazione molto, molto forte, sta vivendo un lutto molto importante e penso che sia fondamentale comprendere che si è una famiglia. In questo 2023 e sono un po' emozionata mentre dico questa, sto rincontrando tantissime persone con cui ho un collegamento molto forte, molto potente, che sicuramente sono legati alla e all'allora. Questo non vuol dire che siamo fratelli di tutti. Io sono della politica che ci sono persone con frequenze diverse e ci sono persone che appartengono ad una stessa famiglia. E poi si può essere amici anche tra famiglie diverse, però ci sono persone
con cui c'è un legame particolare, anche se non fanno parte della nostra famiglia di sangue, ma a volte fanno parte della nostra famiglia energetica. Quindi ci tenevo stasera a condividere la nostra energia, perché vivere nel flusso vuol dire anche autorizzarsi a ricevere, perché molto spesso siamo bravi nel dare e nei Triuners ho proprio riscontrato questa caratteristica. Però a volte lo siamo un po' meno nel ricevere, perché c'è quella piccola bambina che abbiamo messo nella segreta che pensa erroneamente di non meritarsi un certo tipo di amore. C'è quella bambina che abbiamo messo in quella segreta che non autorizziamo a manifestare i propri bisogni. Quindi è meraviglioso dare, ma è anche meraviglioso ricevere. E questo si ricollega con il discorso iniziale sull'abbondanza, ovvero l'avere di più di quello che a noi serve. Noi abbiamo quello che ci serve. Quando ci serve qualcosa in più, nel momento che ci autorizziamo a ricevere, arriva. E quindi il click è proprio questo, autorizzarci a ricevere, vivere nel flusso e autorizzarci a ricevere. Bene, bene. Eh, bene, non so che altro dire perché sono un po' emozionata. Lascio a voi, come sempre, questo spazio finale. Se volete condividere un messaggio in chat piuttosto che prendere la parola. Settimana prossima non ci sarà l'incontro del martedì perché io sarò in Egitto e è un fine 2023 interessante. Bene, bene, io vi auguro una buona serata, una buona notte e proprio addormentatevi con questa consapevolezza. Sono nel posto giusto al momento giusto e mi autorizzo a ricevere. Nel momento che ci diamo questa autorizzazione, nel momento che ci diamo questo permesso, le situazioni si smuovono. Non dobbiamo dimostrarci di essere forti a tutti i costi. Ci sono delle situazioni che possono essere e sono oggettivamente drammatiche. Possiamo dircelo e, e poi ci prepariamo ad accogliere, perché siamo in tanti, pronti a dare. E se siamo in tanti pronti anche a ricevere, riusciamo a mantenere il flusso. Bene, Susan scrive buoni delfini e grazie, vengo con te con il pensiero. Non andrò a trovare i delfini, ma andrò a trovare una persona che è strettamente collegata ai delfini, quindi sì, porterò tutti i Triuners, perché i Triuners sono una famiglia e questo l'ho capito dopo 3 anni. Le bars non arrivano a caso alle persone. Eh, Ci sono persone che le sentono, così, boom, gli scatta qualcosa e non riescono a capire che cosa, perché abbiamo dentro tantissime memorie ancestrali e quindi anche questo, un po' affidarsi al nostro sentire. Grazie, buona serata, buonanotte, vi voglio bene e un super abbraccio enorme ad ognuno di voi.